Con l'avvicinarsi dell'estate ho deciso di ricominciare ad affrontare un po' di bigiotteria. Io vado un po' con le stagioni e questo è il momento in cui mi viene voglia di preparare collane e braccialetti perché è il momento migliore per sfoggiarli. E allora col video di oggi ho deciso di cominciare a mostrarvi il macramè, che secondo me ha grandissime possibilità quando si tratta di bigiotteria. Adesso non me lo mette a fuoco, siete pazienti. Ve lo farò vedere dopo con calma e questo sarà il primo di una serie di video, non sarà solo uno. Mano a mano che affrontiamo le tecniche mi vengono le idee e ve le propongo. Spero che vi interessi e spero che vi piaccia quello che faremo oggi. Per il progetto di oggi il telaio io di solito lo costruisco da me. Siate clementi, questa volta non avevo in casa nemmeno i chiodi adatti, e lavoro in una ferramenta, ma in buona sostanza dovete piantare in una tavoletta di legno un po' spessa 2 chiodi abbastanza alti da poter legare il cordino e avere agio di lavorarci anche cioè di lavorare in pratica fra cordino e legno, poi vedremo. Quindi 2 chiodi alti, questi ignorateli, è tutto quello che avevo in casa, belli robusti, piantati bene, a una distanza di almeno 25 cm uno dall'altro. Adesso sembra tanto in videocamera, ma sono solo 25 cm. Perché? Perché se dovete fare un braccialetto da uomo, una ventina di centimetri per la decorazione magari vi servono, quindi è meglio avere un po' più di margine. Oggi useremo un cordino di cotone cerato, circa 1 millimetro di spessore, e l'ho diviso in 2 pezzi. Una parte che è 2 metri, è abbondante, ma preferisco tagliarlo via dopo che non averne abbastanza. Questo invece è circa 35 centimetri. Perché? Perché mi serve che faccia il giro del polso e che abbia un eccesso per poter fare la regolazione della misura. È tanto, ma di nuovo preferisco, a parte è tanto per me che ho un polso da donna, dovete fare un bracciale da uomo, non è poi così tanto, ma preferisco ridurlo dopo, una volta che avrò fatto anche i nodini di blocco, piuttosto che arrivare e trovarmi con le misure troppo tirate. Ora cominciamo a fissare il cordino sui 2 chiodi. Prima un'estremità, un nodino c'è il rischio che si disfi, quindi magari è meglio farne 2. Il cordino deve essere legato nella parte alta del chiodo e possibilmente dovrebbe restare abbastanza teso, non lo sarà, però più che si può. Prima di legarlo al secondo chiodo, cosa dovete fare? Nel caso in cui vogliate inserire una perlina decorativa, va inserita adesso, ovviamente, va inserita prima di legarla. Io ne ho selezionate alcune che avevano il foro abbastanza grande, poi in realtà adesso purtroppo magari dalla videocamera si vede poco il colore, ma ho scelto questa che è un bel viola intenso con delle piccole pagliuzze come delle bollicine bianche. Spero che dopo faccia un bel effetto. A questo punto si fa il secondo nodo nella parte inferiore e appunto se riuscite cercate di tenerlo un po' tirato, l'importante è che proprio non sia molle, dopodiché più è teso più vi aiuterà a lavorare in modo preciso. Adesso per cercare di farvi vedere meglio lavorerò col telaio appoggiato sopra un portacandele dal bordo irregolare, quindi chissà cosa mai potrà andare storto in questo video. Dobbiamo usare a questo punto il cordone di cotone cerato lungo 2 metri, l'ho piegato a metà. Vi farò vedere il punto più che base, proprio la partenza del macramè. Adesso vabbè faccio solo un nodino semplice per firmare il nostro cordino lungo a quello corto. Il nodo di oggi, poi vi farò vedere anche la versione un pochettino più evoluta in un altro video, ma il nodo di oggi è la base ripetuta sempre uguale, creerà una sorta di spirale, di doppia elica e poi appunto vabbè noi inseriremo a metà una perlina per impreziosire ulteriormente il nostro braccialetto. Poi vi mostrerò la chiusura col nodo scorsoio per fare un regolo del nostro braccialetto per poterlo adattare a tutte le misure di polso, quindi comunque già mettiamo lì tante competenze. Però ecco, questa è proprio la versione base del macramè. Noi lo usiamo per la bigiotteria, ma niente vieta che si possa usare anche per un arazzo, per un portavaso, per un sacco di altri progetti dove il macramè vince tutto. Questa parte è più facile da fare che da dire. Allora, è sostanzialmente una serie di intrecci il nodo del macramè. Cosa dovete fare? Il filo di sinistra lo fate passare sopra a quello teso e lo portate a destra. Quello di destra passerà sopra a quello di sinistra, che è appena arrivato di qui, sotto a quello teso e dentro nell'anello che vedete sto tenendo con la mia mano sinistra, ok? Da qui lo sfilo.
A questo punto i due fili sono intrecciati uno con l'altro. Ho usato apposta un filo abbastanza chiaro, dovrebbe vedersi. Adesso lo tiro un pochino e poi ve lo avvicino. Opla, vediamo un po'. Vedete? Il filo che era a sinistra è passato sopra a quello teso ed è andato a destra. Quello di destra è passato sopra a quello che è arrivato da sinistra, sotto a quello teso e dentro nell'anello. Ora cosa devo fare? Devo tirare. Ovviamente la mano verrà pian pianino, la tensione del lavoro, il macramè ben fatto è dato dalla tensione corretta del lavoro, quello naturalmente viene con l'esercizio. Ora dobbiamo continuare a fare questa sequenza di nodo, quindi il filo di sinistra passa sopra al filo teso sui due nodi, il filo di destra passa sopra a quello di sinistra, sotto a quello teso e dentro nell'anello che si è creato. Tiro. Abbiate cura di controllare che il nodo sia sempre ben tirato e si va avanti così per un po'. Fra un po' mi fermerò per farvi vedere la doppia elica che comincia a evidenziarsi. Stavo già facendo vedere la seconda fase, quella in un altro video. Quello di sinistra sopra, quello di destra sopra, sotto e nell'anello. E adesso cerco di non sbagliare più. Sopra, sopra, sotto, nell'anello. Ed ecco qua la mia elica che comincia a vedersi. Ho fatto come conto che il mio giropolso, la decorazione per il mio giropolso deve essere almeno 14 cm, perché poi ci sarà anche la chiusura. Tolta la pallina, che è 1 centimetro abbondante, devo arrivare a 6 cm e mezzo, quasi 7 di spirale per ogni lato. Adesso sono a 4 cm e mezzo, quindi devo farne ancora un pochino, poi potrò mettere la perlina. Allora lì vi farò vedere cosa faccio. Scusate, anche un'altra cosa, quando mi avete visto partire sono partita molto vicino al nodo, poi l'ho fatto scorrere un po' più in basso. Perché? Perché appunto io farò una chiusura incrociata regolabile e mi serve che ci sia un pezzo di cordone abbastanza importante. Per ora si riesce ancora a farlo scorrere senza deformarlo. Se invece aspettate ad aver fatto tutto il braccialetto, dopo si fa molto fatica, quindi dopo qualche punto potete farlo scorrere un po' più giù senza rischio che si muova più. 6 cm e mezzo di macramè realizzati. Ora faccio scorrere a contatto con l'ultimo nodo la perlina e per bloccarla cosa faccio? Semplicemente vado a fare un nuovo nodo al di sotto di essa, come prima, quindi il filo di sinistra che passa sul destro, se passa sul centrale, il filo di destra che passa su quello di sinistra, sotto al centrale, dentro nell'asola, tenendo ferma la pallina fino a quando il filo non andrà teso e quindi a bloccarla. Come fa a bloccarla? Perché qua si intreccia, c'è un nodo, la perlina a questo punto non potrà davvero più scappare. E ora ricomincio col mio lavoro di nodi sempre uguali fino a fare altri 6 cm e mezzo. Qui potete scegliere di misurare i centimetri o contare i nodi che avete fatto e farne la stessa quantità. Una volta fatta uguale misura di macramè prima e dopo la pallina è il momento della chiusura. Sulla chiusura si può fare un sacco di cose, si potrebbero prendere tutti e tre i fili insieme, annodarli e poi tagliare i due della lavorazione. In questo caso, visto che è un cotone non si può bruciare, io che cosa faccio? Faccio 2 piccoli nodini sul filo che faccio scorrere il più possibile, adesso ve lo faccio vedere da vicino, a contatto con l'ultimo punto. Vedete, ho fatto un nodo normale e vado a farlo scivolare lungo il filo. È una cosa che si riesce a fare con la pratica e le prime volte non viene con facilità. Cosa ho fatto? Ho fatto un blocco. Questo nodo farà da strozzo e non permetterà all'ultimo punto di disfarsi. Ovviamente devo fare la stessa cosa sull'altro filo.
È un po' evidente, si vede un po', però devo essere onesta, anche sul sintetico, io lavoro tanto col sintetico, l'idea di scioglierlo solo e schiacciarlo lì mi lascia sempre un po' perplessa. Il braccialetto si muove tanto, il rischio che poi a un certo punto si disfi, e poi ogni tanto si disfano effettivamente, c'è. Invece questi due nodini, vabbè, ovviamente la bravura sta nel far correre il più vicino possibile in modo che si veda il meno possibile il nodo al lavoro, ma questi due nodini faranno da tappo un tappo che non si può disfare. Adesso vi faccio vedere, l'avete vista la collana che indossavo all'inizio del video, è fatta, la chiusura è fatta con lo stesso pezzettino di macramè, adesso ovviamente nero in videocamera non collabora. Vedete che anche se il filo è piccolissimo ci sono i due nodini. Poi sono andata comunque, in questo caso era sintetico, a scioglierli leggermente, ma un conto è un nodo bloccato ulteriormente dal calore, un conto è solo il filo appiccicato su se stesso col calore. A questo punto, con cautela, tagliamo via il filo piuttosto vicino al nodo, lasciando proprio solo un paio di millimetri di margine, e si può disfare i due nodini che tengono ancorato al telaio il nostro braccialetto. Ed ecco il nostro braccialetto in tutto il suo splendore. Come vi dicevo, per le chiusure c'è tutto un mondo e qualcosa lo vedremo, perché appunto di sicuro questo non sarà l'unico braccialetto che faremo. Voglio farvi vedere anche il punto piano e con una lavorazione leggermente diversa, ma ad esempio sono interessanti anche le alucce di farfalla, quindi non è detto che siano solo due i video sul macramè. Oggi faremo una chiusura incrociata regolabile, perché qui faremo di nuovo un pezzettino di macramè, sempre con il punto che abbiamo fatto oggi. Diciamo che per questa parte sarebbe meglio il punto piano, però oggi cominciamo a lavorare solo con questo. Facciamo di nuovo un piccolo modulo come avete visto nella collana. Aspettate, ve la riprendo. Allora, la collana che indosso, che è lunghissima, non avrebbe bisogno davvero di una chiusura, ma ce l'ha un po' per bellezza, un po' perché se si ha bisogno di poterla girare più volte, meglio avere un minimo di gioco. Cosa ho fatto? Ho incrociato le due estremità del filo con cui ho infilato tutte le perline e gli ho creato 4-5 punti di macramè bloccati di nuovo con i due nodini, né più né meno, che mi permettono di fare questo gioco, di far scorrere i fili e quindi andare ad accorciarla o allungarla in base alle necessità. Questa è la stessa cosa che faremo per il nostro braccialetto, perché questo ci permetterà di metterlo e toglierlo senza problemi. Quindi, per ogni buon conto, cominciamo la chiusura. Ho incrociato i due fili, uno va da una parte, uno va dall'altra, e ora con uno dei pezzi tagliati via dalla lavorazione andrò a realizzare la chiusura. Tenete conto che da 2 metri io ho tagliato via 2 pezzetti così, che cosa sarà? 30 centimetri di filo, quindi contate che per una donna va bene 2 metri, se dovete farlo per un uomo meglio prenderne un pezzo più grande. Ora che cosa facciamo? La stessa cosa di prima, lo piego all'incirca a metà in modo da avere pressappoco la stessa lunghezza su tutti e due i capi del filo. Adesso la vera difficoltà è non avere più il telaio che ci aiuta, dobbiamo tenere i fili in mano e collaboreranno poco. Soprattutto perdonatemi, i fili che ballano in giro così manderanno fuori fuoco la videocamera in continuazione, vi farò venire mal di mare per qualche minuto, siate pazienti. Il primo nodino che blocca e i cordini che dobbiamo strozzare e il filo che useremo per la lavorazione, e poi che cosa facciamo? Lo stesso punto di prima ripetuto 4 o 5 volte, niente di che. Quindi il cordino di sinistra sopra ai due cordini della base, quello di destra sopra il sinistro, sotto i cordini, dentro nell'asola. Ho fatto 6 punti in realtà, perché mi piaceva di più che facesse un pochettino di curva, e i due nodini, e ora come prima vado a tagliare via il filo in eccesso. Siamo arrivati alla fine. Allora, qualcosa per bloccare questo cordino va fatto, perché altrimenti se tirate troppo scappa fuori. Naturalmente potrebbe bastare solo un nodino, io preferisco mettergli comunque qualche perlina di decorazione. In questo caso sono 2 perline piccoline tipo Miyuki, una color lilla e una color oro. Se ne avete anche di più grandi va benissimo, l'importante è che abbiano un foro adeguato a passare su questo cordino, che non è proprio minuscolo. Comunque cosa dovete fare? In buona sostanza io ho tagliato leggermente a fetta di salame a punta l'estremità del filo, così da fare un pochino meno fatica a infilare le perline, che tanto sono solo 2, non è una cosa eccezionalmente complicata.
E poi che cosa faccio? Va fatto un nodino che rimanga il più vicino all'estremità possibile sulla punta del nostro filo. Un nodino semplice, questo non potrà scappare dentro. Ecco finito il nostro lavoro di oggi, spero che vi sia piaciuto, che vi interessi l'argomento e che vi faccia piacere vederne altri. Come al solito io vi ringrazio per la pazienza e per la gentilezza, per essere arrivate fino qui con me e spero di trovarvi tutte al prossimo video.